Eccoci ragazzi con una nuova recensione. Cosa andiamo a vedere oggi? Oggi andiamo a vedere il pad del Neo Geo CD. Perché andiamo a vedere questo joypad? Perché tramite un escamotage, facciamo un attimo una recensione di questo joypad, perché tramite un escamotage appunto siamo riusciti a far funzionare questo joypad con un qualsiasi sistema dotato di Raspberry, PC, eccetera, eccetera. Nonostante questo joypad sia funzionante tramite il classico connettore per Neo Geo AES CD e CDZ. Allora, intanto innanzitutto andiamo un attimo a vedere il prodotto in sé. Perché questo joypad è meglio rispetto al joypad del Neo Geo Mini in commercio attualmente? Perché il joypad del Neo Geo Mini attualmente in commercio presenta nella stessa identica forma, stessi tipi di pulsanti disposti in formazione differente, ma la croce direzionale, questo specie di stick, nel joypad appunto del Neo Geo Mini è un analogico, una sorta di analogico. Diciamo che è un falso analogico perché in realtà eh, non prende le direzioni in modo graduale, ma è un D-pad che però funziona senza micro switch. Il joypad invece del Neo Geo CD presenta dei micro switch. Se voi avete già avuto modo di provarlo, saprete cosa significa. Significa che praticamente si sente questo effetto. A ogni cambio di direzione corrisponde il classico click delle leve, delle leve arcade per dirvi. Di conseguenza funziona molto molto bene per quanto riguarda appunto le diagonali, insomma nei vari picchiaduro. È un joypad secondo me molto molto pratico, molto funzionale e era un peccato non poterlo sfruttare in altro modo se non unicamente con il Neo Geo AES. Andiamo un attimo a vedere anche il resto del joypad, vabbè, ma classici pulsanti A, B, C, D, quelli del Neo Geo, pulsante Start e Select. Il retro, come vedete, è SNK Made in Japan. Questo modello che ho io è praticamente intonso, è quasi uscito, cioè sembra uscito, appena uscito dalla confezione, è veramente incredibile. E appunto bisognava fare in modo che questo adattatore uscisse tramite USB. Come si fa? Si fa tramite un encoder, un classico encoder per quelli che viene utilizzato, di quelli che vengono utilizzati anche nei vari cabinati per far sì che vengano letti i comandi tramite USB. E questo encoder praticamente autoprodotto, non l'ho prodotto io, è stato prodotto da una persona di mia conoscenza molto in gamba, è questo qui. Questo è l'encoder, come vedete, con l'entrata per lo stick del Neo Geo AES che va connesso così e un'entrata da questa parte mini USB B, cioè USB B, scusate. E questo appunto è il cavo. Qua all'interno c'è un encoder che è stato configurato in modo tale da rilevare i tasti ed esce tramite un USB classico. Voglio un attimo farvi vedere il funzionamento tramite questo encoder. Attualmente non ve lo attacco su un Raspberry televisivo, ma lo proviamo sul nostro
GameMat, il quale il nostro GameMat appunto ci permette, come vedete io qua avevo messo lo stick del appunto Neo Geo Mini, del joypad del Neo Geo Mini, e come sentite non ci sono click anche su questo, quindi andiamo a connetterlo e configurarlo e vedere un attimo il suo funzionamento. Ok, andiamo in configurazione dell'input. Sì, mi rileva, vedete, gamepad detected 2. Noi andiamo a cliccare il nostro pulsante start. Ok, e adesso configuriamo il D-pad. Start, select, pulsante, qua chiede A e B, ma noi lo mettiamo come ce lo dimostra lì, quindi mettiamo così, mi trovo meglio. Saltiamo tutti i pulsanti non presenti nel nostro joystick, in quanto in questo caso questo joypad presenta unicamente 4 tasti più il start e il select, e andiamo a selezionare la nostra hotkey. Ok, ora confermiamo. Ed eccoci qua. Come vedete, joypad funzionante. Andiamo a scegliere un gioco arcade. Eccoci qua. Alziamo magari il volume della nostra console. Qua i pulsanti, quelli del GameMat, sono sempre molto scomodi. Eccoci qua, alziamo il volume. Ecco, ora usciamo. Eccoci qua. E facciamo questa prova. Spero vi sia ben visibile. Eccoci qua. Facciamo una cosa prima. Siccome non amo molto questa configurazione dei titoli arcade, andiamo a cambiare anche il formato video, l'aspect ratio, e mettiamo, allora proviamo a vedere, perché sennò ci viene fuori con un'immagine un po' troppo schiacciata. Che lo risulta ancora, non ancora mi piace. Vediamo cosa riusciamo a fare. Scusate per questo imprevisto. Eccoci, così dovrebbe andare. Molto meglio. Come vedete, il joypad è perfettamente funzionante e compatibile con il nostro Raspberry.
Tutto questo appunto grazie all'encoder che è stato creato appositamente per fare questa funzione qui. Quindi in realtà se voi vi trovate dei joypad classici vecchi per PlayStation, per Neo Geo, con un encoder, un semplice encoder e con appunto un buon lavoro di saldatura eccetera eccetera, bisogna essere in grado di fare queste cose, però saremmo in grado di poter utilizzare i nostri classici joypad, i nostri vecchi joypad, anche su emulatori che ci danno il permesso di sfruttarli e di dare una nuova vita ai nostri vecchi e amati joypad classici. Ecco, niente, e con questo appunto è tutto per quanto riguarda questo joypad del Neo Geo CD. Ecco. Ovviamente con questo abbiamo una prolunga decisamente enorme, quindi insomma il nostro joypad possiamo tranquillamente andare a collegarlo ovunque, perché ovviamente tra cavo suo e il vari encoder noi così siamo a posto. Bene, e con questo appunto vi saluto ed è tutto per questo video. Vi ricordo di iscrivervi al canale se non vi siete già iscritti e di condividere il video. E alla prossima. Ciao a tutti!